Le toghe istoriate con azioni eroiche come questo esemplare Sioux avevano un importante significato in quanto documenti visivi della vita delle popolazioni native delle grandi pianure del Nord America. Riservate agli uomini, venivano avvolte attorno al corpo con la pelle della testa scuoiata appoggiata sulla spalla sinistra. Ogni toga illustrava gli eventi della vita del guerriero che la dipingeva e la indossava. Lo sviluppo delle vicende va letto da destra a sinistra, iniziando dall'angolo in alto. Di prima importanza erano i combattimenti con i nemici perché, specialmente per i ragazzi più giovani, un esito positivo era la maniera più sicura per farsi un buon nome. Le scene della toga, connesse tra loro da piccole linee, fungevano da supporto mnemonico per registrare gli scontri con il nemico, le battaglie vinte o i cavalli portati via. I segni a cerchi concentrici che compaiono sulla pelle riportano le battaglie più rilevanti condotte dal proprietario della toga. Le immagini celebrano sì le imprese terrene dell'eroe, ma alludono anche alle forze del mondo degli spiriti e alla loro protezione. Le scene non si possono comprendere appieno senza i racconti orali che le accompagnano. La rappresentazione dei cavalli sulla toga mostra il valore di questi animali per le civiltà delle pianure. Portati in America dagli spagnoli nel XVII secolo, divennero presto i simboli di potere e ricchezza, favorendo la trasformazione sociale e culturale della vita nelle pianure. Come l'introduzione delle armi da fuoco, l'uso del cavallo facilitava l'espansione territoriale e i combattimenti. In sella anche la caccia al bufalo divenne più proficua. Gli uomini sono qui dipinti in stile pittografico. Ogni persona è vista di fronte e delineata sommariamente. Anche se di poche sagome si individuano i tratti del volto, è possibile risalire alla tribù di appartenenza per via delle acconciature diverse da gruppo a gruppo. Il corpo è affusolato e il senso di movimento è trasmesso dalle braccia tese e dalle gambe piegate. Dopo la seconda metà del XVI secolo le figure divennero più naturalistiche. Un uomo in sella al cavallo porta un sofisticato copricapo composto di piume di aquila reale. Solo i guerrieri più esperti potevano indossarlo. Le singole piume, dette piume d'onore, venivano assegnate per atti di coraggio ed eroismo. Erano incise e decorate per indicare ciascuna impresa. Le donne della tribù avevano il compito di preparare le pelli. I buchi lungo il bordo mostrano i punti in cui la pelle era stata attaccata ai pali, stirata e asciugata. Per la concia la pelle veniva in genere divisa in due e immersa in un liquido contenente le cervella dell'animale scuoiato. Molte cerimonie si basavano sul bufalo e sulla sua caccia. Carne e pelle servivano a nutrire e coprire la gente, oltre che a costruire le tende. Negli anni '80 del XIX secolo i bufali vennero decimati e gli indiani delle pianure furono segregati all'interno delle riserve. I pittori dovettero iniziare a utilizzare altri materiali come supporto per le loro opere. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!